Buonasera a tutti, benvenuti su Wow Podcast Italian. Sono Mia e oggi parliamo di un argomento che riguarda tutti noi, le nostre case e i nostri appartamenti. Lucas, ho sentito che hai appena cambiato casa, vero? Ciao Mia? Sì, è proprio vero. Sono così emozionato. Ho trovato un appartamento fantastico nel centro della città, proprio vicino alla piazza principale. E voi, cari ascoltatori, dove abitate? In una casa o in un appartamento? Scrivetelo nei commenti. Che bello, Lucas, sono felice per te. Raccontami tutto dall'inizio. Come hai trovato questo appartamento? Ah, Mia, è stata un'avventura. Ho cercato per 3 mesi. Ho visitato almeno 15 appartamenti diversi. Alcuni erano troppo piccoli, altri troppo costosi. Ma quando ho visto questo, ho capito subito che era quello giusto. Capisco perfettamente. Anche io ho vissuto la stessa esperienza. È stressante, vero? Ma quando trovi il posto giusto lo senti immediatamente nel cuore. Esattamente. È come un colpo di fulmine. Appena sono entrato, ho visto la luce che entrava dalle grandi finestre e ho pensato: questo è il mio appartamento. Bellissimo! E adesso raccontaci i dettagli. Quante stanze ha? Com'è strutturato? Allora, lascia che ti faccia un tour virtuale. L'appartamento ha 3 stanze da letto, un soggiorno molto grande e luminoso, una cucina moderna con tutti gli elettrodomestici nuovi e 2 bagni completi. È perfetto per me e anche per quando vengono ospiti. Wow, 2 bagni! Questo è davvero molto comodo. E dimmi, la cucina è separata o aperta sul soggiorno? La cucina è semiaperta. C'è un bancone che la divide dal soggiorno, ma non è completamente separata. Mi piace questo stile moderno dove posso cucinare e parlare con gli amici allo stesso tempo. Che meraviglia! Io invece ho una cucina completamente separata. A volte mi sento isolata quando cucino e gli ospiti sono in soggiorno. Ma ha anche i suoi vantaggi. Quando cucino cose che fanno molto odore, posso chiudere la porta. È vero, ogni soluzione ha i suoi pro e contro. E parlando di spazi esterni, c'è un balcone bellissimo che guarda verso il parco comunale. È lungo circa 4 metri e ci stanno perfettamente un tavolo e 4 sedie. Fantastico! Un balcone così grande è un tesoro. Come lo hai arredato? Ho comprato delle piante, 2 grandi vasi con ficus, alcune piante aromatiche come basilico, rosmarino e menta e dei fiori colorati. La mattina bevo il caffè lì e guardo gli alberi del parco. È davvero il mio posto preferito. Che invidiosa che sono! Le piante aromatiche sono un'ottima idea. Puoi usarle quando cucini. Ascoltatori, anche voi avete un balcone o un giardino? Qual è il vostro posto preferito della casa? Fatecelo sapere. Mia, tu invece dove abiti esattamente? Raccontaci della tua casa. Io abito in una piccola casa con giardino a circa 20 chilometri dal centro. È un paese tranquillo, circondato dalla campagna. Non è molto grande, ma è accogliente. Ho 2 stanze da letto, un soggiorno spazioso, una cucina tradizionale e un bagno. E il giardino? So che per te è molto importante. Com'è? Il giardino è la parte migliore. Ho circa 200 metri quadrati. Ho piantato molti fiori, rose, tulipani, margherite, girasoli. Poi ho un piccolo orto dove coltivo pomodori, zucchine, insalata, peperoni e melanzane in estate. Che meraviglia! Quindi mangi verdure fresche dal tuo giardino? Sì, è una soddisfazione incredibile raccogliere i pomodori maturi e prepararci subito un'insalata. Il sapore è completamente diverso. E poi ho un tavolo di legno sotto un albero dove mangio in estate e a volte invito gli amici per una cena all'aperto. Bellissimo. Deve essere meraviglioso cenare sotto le stelle.
Preferisci vivere in casa o in appartamento? Bella domanda, Lucas. Entrambe hanno vantaggi. Mi piace la casa perché ho lo spazio verde, la tranquillità e l'aria pulita, ma l'appartamento in centro è comodo per il lavoro e gli amici. E tu? Io adoro l'appartamento in centro. Posso andare a piedi ovunque. Al supermercato, al cinema, ai ristoranti, in palestra. Non ho bisogno della macchina. È molto pratico e risparmio tempo e benzina. È vero, la posizione centrale è comodissima. Però a volte non senti la mancanza del silenzio e della natura. A volte sì, ma per questo vado al parco davanti a casa. E nel weekend vado fuori città a fare passeggiate. Quindi ho il meglio di entrambi i mondi. Perfetto, hai trovato il tuo equilibrio. E dimmi, come hai arredato il nuovo appartamento? Ho fatto un mix. Ho comprato mobili nuovi per il soggiorno, un divano blu grande, una libreria in legno chiaro, un tavolino moderno con il piano in vetro. In cucina ho tutto nuovo. Frigorifero americano, forno elettrico, piano cottura a induzione, lavastoviglie e microonde. La cucina è super moderna. Deve essere bellissimo cucinare con tutti questi elettrodomestici. Io ho ancora i mobili vecchi di mia nonna nella camera da letto. Sono antichi, ma molto belli. Mi piace il loro stile classico. Gli oggetti antichi hanno un fascino speciale. Raccontano storie. Ascoltatori, voi preferite i mobili moderni o classici? Avete ereditato mobili dalla famiglia? Scriveteci. Lucas, dimmi la verità. C'è qualcosa che non ti piace del tuo appartamento? Sì, devo essere sincero. I vicini del piano di sopra sono un po' rumorosi. A volte sento i loro passi la sera tardi. E il loro bambino piccolo corre e salta tutto il giorno. All'inizio mi dava fastidio, ma ora mi sto abituando. Ah, i vicini. Questo è un problema comune negli appartamenti. Hai provato a parlare con loro? Sì, ho parlato con loro in modo gentile. Sono persone molto simpatiche. Mi hanno spiegato che il bambino ha solo 3 anni ed è molto vivace. Hanno promesso di fargli togliere le scarpe in casa. Da allora è migliorato. Bene. La comunicazione è sempre la soluzione migliore. Io ho vicini molto tranquilli. Ma vivere in una casa a hotel ha altri problemi. Devo tagliare l'erba, pulire le foglie in autunno, riparare il tetto quando piove. È faticoso. È vero, ogni abitazione ha i suoi lati positivi e negativi. L'importante è sentirsi a casa propria. E parlando di costi, quanto paghi di affitto? Pago 700 euro al mese. Fuori città i prezzi sono più bassi. Però spendo molto per la benzina perché uso la macchina ogni giorno per andare al lavoro. Io pago 900 euro al mese. Non è economico, ma considerando la posizione centrale e le dimensioni, penso che sia giusto. Bisogna sempre calcolare tutti i costi: affitto, bollette, spese. Sì, le bollette. In inverno la mia bolletta del gas è molto alta perché la casa è grande. Devo riscaldare tutte le stanze e consumo molto. A volte pago anche 150 euro al mese solo di gas. Io ho il riscaldamento centralizzato, quindi pago una quota fissa ogni mese, circa 70 euro. È più comodo perché posso pianificare le spese senza sorprese. Che fortuna! Ascoltatori, voi pagate molto per riscaldare la casa in inverno. Avete trovato modi per risparmiare energia? Scrivetelo nei commenti. Mia, c'è una stanza che ami di più nella tua casa? Sì, amo tantissimo la mia cucina. È piccola, ma ha tutto quello che mi serve. Mi piace cucinare, è la mia passione. Sperimento nuove ricette, provo piatti di paesi diversi. La cucina è il cuore della casa. Anche per me. Infatti, questo weekend voglio invitare i miei amici per una grande cena.
Voglio mostrare il mio nuovo appartamento e festeggiare con le persone che amo. Che bella idea! Cosa cucinerai? Ho pensato a un menù italiano. Come primo, pasta al forno con besciamella e ragù, poi insalata mista. E per dessert, tiramisù fatto in casa. Sono piatti che so fare bene. Delizioso! I tuoi amici saranno molto contenti. E dopo cena potete prendere il caffè sul balcone guardando il parco. Ascoltatori, voi amate cucinare a casa? Qual è il vostro piatto preferito? Una cosa importante del mio appartamento è che c'è molta luce naturale. Le finestre sono grandi. Il sole entra la mattina in camera, a mezzogiorno nel soggiorno e la sera in cucina. Questo mi rende felice. La luce naturale è fondamentale. Una casa luminosa è più allegra e accogliente. La mia casa ha finestre piccole, ma il giardino con i fiori porta sempre luce e colore. È vero! E parlando di colori, di che colore sono le tue pareti? Sono bianche, molto semplici. Ma ho quadri colorati, fotografie dei miei viaggi e tante piante verdi che rendono tutto più vivace. E le tue? Anche le mie sono bianche. Il proprietario non permette di dipingere, ma ho messo tende rosse che danno un tocco di colore caldo al soggiorno. Bello! I dettagli fanno la differenza. Anche un piccolo oggetto può cambiare completamente l'atmosfera di una stanza. Assolutamente! Ascoltatori, se poteste cambiare una cosa della vostra casa, cosa cambiereste? Ditecelo! Lucas, il tuo appartamento è al terzo piano, vero? C'è l'ascensore? Sì, per fortuna c'è. Quando ho traslocato è stato utilissimo. Non immagino portare il divano e il frigorifero per le scale fino al terzo piano. Io vivo in una casa a un piano, quindi non serve l'ascensore. Ma quando visito amici ai piani alti, salire le scale è faticoso. È vero. E dimmi, hai un garage per la macchina? Sì, ho un piccolo garage dove tengo la macchina. È molto comodo, specialmente in inverno quando piove o nevica. E tu? Io parcheggio in strada, nella zona riservata ai residenti. A volte è difficile trovare posto, ma di solito va bene. Capisco. Vivere in centro ha vantaggi e svantaggi. Ma sei felice della tua scelta? Sì, molto felice. Questa casa rappresenta un nuovo inizio per me. Mi sento davvero a mio agio qui. Sono contenta per te, Lucas. E cari ascoltatori, anche voi siete felici della vostra casa? Vi sentite veramente a casa vostra? Raccontateci la vostra storia nei commenti. E ricordate, non importa se la casa è grande o piccola, moderna o antica. L'importante è che sia il vostro rifugio, il posto dove tornare felici dopo una lunga giornata. Bellissime parole, Lucas. La casa è dove si trova il cuore. E con questo messaggio concludiamo il nostro episodio di oggi. Grazie a tutti per averci ascoltato. Non dimenticate di lasciare un commento e raccontarci della vostra casa. Vogliamo sapere tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio di Wow Podcast Italian. Ciao a tutti e buonasera. Studiate l'italiano con noi. Buonasera e a prestissimo, cari amici.